Lezione 1. Cena e bevande. Ehi Anna, stavo pensando che potremmo provare quel nuovo posto italiano per cena stasera, che ne dici? Sembra delizioso. Ho sentito grandi cose sui loro piatti di pasta. Sono decisamente d'accordo. Meraviglioso! Ho voglia di cibo italiano autentico fatto in casa. Sarà un modo perfetto per concludere la settimana lavorativa. Assolutamente. E possiamo ricavarne un'intera serata. Cena e drink, magari? Sembra un piano. Che tipo di bevanda pensavi di bere durante il pasto? Stavo immaginando un bel bicchiere di vino rosso per completare i sapori ricchi e saporiti. Scelta eccellente, stavo pensando la stessa cosa. Un Cabernet grande e audace si abbinerebbe magnificamente. Decisamente. O magari anche un Chianti liscio. Anche quello potrebbe essere davvero gradevole. Oh sì, un Chianti sarebbe adorabile. Mi fa entrare in quell'autentico stato d'animo italiano. Esattamente. E, naturalmente, dovremmo lasciare spazio per un tiramisù o un cannolo come dessert. Assolutamente. Non è possibile organizzare una vera cena italiana senza concedersi alcuni classici dolci italiani. Concordato. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Mi sto emozionando solo pianificando questo pasto. Anche io. Va bene, allora possiamo procedere con la prenotazione. Sì, per favore. Prima è, meglio è, dico. Non vedo l'ora. Meraviglioso. Me ne occuperò io e ti invierò i dettagli. Sarà una serata deliziosa. Non vedo l'ora. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno per iniziare bene il fine settimana. Grazie, Giovanni. Certo, Ranno. Sono felice di realizzarlo. Ci vediamo dopo. Lezione 2. Valutare le opzioni. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione su questa potenziale opportunità di carriera che sto considerando. Ok, sentiamolo. Sono felice di fornire qualsiasi input possibile. Bene, la posizione sembra adatta alle mie capacità ed esperienza e lo stipendio che offrono è abbastanza ragionevole. Sembra ragionevole. Hai considerato altri potenziali vantaggi o svantaggi del ruolo? Questo è un buon punto. Sto ancora cercando di valutare tutti i fattori. Ad esempio, il tempo di percorrenza è un po' più lungo di quanto avrei desiderato. Vedo. Gli spostamenti quotidiani possono sicuramente fare la differenza in termini di soddisfazione lavorativa complessiva. Hai esaminato le opzioni di lavoro remoto o ibrido? È un ottimo suggerimento. Dovrò approfondire questo aspetto un po' di più. La società sembra aperta ad alcuni accordi flessibili. Meraviglioso. Ciò potrebbe davvero aiutare a compensare il tragitto più lungo. Che dire dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e della cultura aziendale? HNN, bella domanda. Da quello che posso dire sembrano apprezzare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, ma vorrei avere un'idea migliore durante l'intervista. Assolutamente. Questo è un fattore importante da comprendere veramente in anticipo. L'adattamento culturale può creare o distruggere un lavoro. Decisamente d'accordo. Spero di avere un quadro più chiaro di tutto ciò quando li incontrerò la prossima settimana. Sembra un piano solido.
Assicurati solo di porre molte domande per avere una visione a tutto tondo di ciò che il ruolo e l'azienda comportano. Ottimi consigli, Grazianna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a parlarne con me. Naturalmente, Giovanni. Sono felice di prestare orecchio e fornire tutte le informazioni possibili. Fammi solo sapere in quale altro modo posso supportarti in questo processo. Andrà bene. Va bene, probabilmente dovrei andare, ma ti terrò sicuramente aggiornato su come procedono le cose. Lezione 3. Mappatura della nazione. Ehi Anna, stavo leggendo questo affascinante articolo sull'organizzazione storica dei paesi in diverse unità amministrative. Oh, è interessante. In che tipo di unità erano divisi esattamente? Bene, l'articolo menzionava che le divisioni locali più piccole erano tipicamente chiamate contee. Vedo. E che dire delle unità regionali più grandi all'interno del paese? Bella domanda. L'articolo affermava che quelle divisioni più grandi venivano spesso chiamate stati o province. Ah, ha senso. È interessante notare come i paesi abbiano sviluppato nel tempo queste strutture amministrative gerarchiche. Decisamente. Sembra essere un modo per organizzare la governanza e i servizi pubblici su una scala più localizzata. Assolutamente. Avere questo sistema a più livelli consente politiche e allocazioni di risorse più mirate. Esattamente. L'articolo parlava di come si è evoluto storicamente con le contee che ne sono gli elementi fondamentali. Posso immaginare che fornisca un quadro utile per cose come la riscossione delle tasse, l'applicazione della legge e la pianificazione delle infrastrutture. Sì, esattamente. Le contee fungono da unità primarie per molte di queste funzioni governative fondamentali. È davvero affascinante. Sarei curioso di sapere di più anche su come è avvenuta la delimitazione dei confini statali provinciali. Buon punto. L'articolo menzionava che questo era spesso influenzato da fattori come la geografia, la demografia e i confini politici. Interessante. Quindi non si trattava necessariamente di linee arbitrarie tracciate su una mappa, ma di un processo più organico. Giusto, sembra che si sia riflettuto molto e si sia riflettuto molto sulla mappatura di quelle divisioni regionali più ampie. Questo ha senso. È sorprendente come interi paesi possano essere strutturati e organizzati in modo così metodico. Decisamente. È un argomento davvero intrigante in cui immergersi. Sono felice di essermi imbattuto in questo articolo. Ha suscitato la mia curiosità. Assolutamente. Conoscere i quadri amministrativi delle diverse nazioni è un modo così approfondito per comprenderne la storia e la governance. Ben detto. Va bene, probabilmente dovrei lasciarti andare, ma grazie per averne parlato con me, Anna. Naturalmente, Giovanni. Mi piacciono sempre le nostre conversazioni su argomenti storici e politici interessanti. Buon proseguimento di giornata. Anche tu. Ci vediamo dopo. Lezione 4. Meraviglie in miniatura. Dai, Anna, stavo giusto ricordando quanto ci divertivamo da bambini giocando con i giocattoli in miniatura. Oh, so esattamente cosa intendi. Quei piccoli mondi che creavamo erano così fantasiosi e accattivanti. Assolutamente.
come allestire una piccola cucina in una scatola da scarpe o usare i tappi di bottiglia come piatti. Sì, esattamente. E dover indossare abiti da bambola per adattarsi alle dimensioni dell'ambiente in miniatura. Ah sì, faceva tutto parte del fascino. Tutto doveva essere perfettamente ridotto alle minuscole proporzioni. Decisamente. Ha davvero stimolato la nostra creatività da bambini. Trascorrevamo ore a progettare e costruire meticolosamente quelle scene in miniatura. Decisamente. Ricordo quanto ci saremmo sentiti orgogliosi quando avessimo completato una nuova aggiunta al nostro piccolo mondo improvvisato. Anche io. E il senso di meraviglia quando giocavamo con il prodotto finito, quasi come se fossimo dei giganti che scrutano. Esattamente. È stato un modo davvero divertente per dare libero sfogo alla nostra immaginazione. Quelli sono stati momenti davvero speciali della nostra infanzia. Assolutamente. C'era qualcosa di così magico nel poter creare un intero universo in miniatura con pochi semplici materiali. Non potrei essere più d'accordo. È incredibile quanta gioia e divertimento abbiamo ricavato da quelle umili piccole installazioni. Decisamente. Ciò dimostra quanto potente possa essere il potere dell'immaginazione, anche con gli strumenti più elementari. Esattamente. Quelle meraviglie in miniatura hanno davvero favorito la nostra creatività e le nostre capacità di risoluzione dei problemi da bambini. Assolutamente. È un peccato che in un certo senso cresciamo da quella mentalità giocosa e fantasiosa man mano che invecchiamo. Lo so, è un po' un peccato. Almeno abbiamo quei meravigliosi ricordi a cui guardare indietro. Decisamente. E chissà, forse troveremo il modo di riconquistare quella magia nei nostri modi unici da adulti. Lo spero. Nel frattempo penso che dovrò tirare fuori alcuni dei miei vecchi giocattoli in miniatura in ricordo dei vecchi tempi. È un'ottima idea. Potrei semplicemente unirmi a te in questo. Potrebbe essere un'attività divertente e nostalgica. Sembra un piano, Anna. Va bene, dovrei andare, ma è stato un bellissimo viaggio nella memoria. Lezione 5. Un morso deplorevole. Ehi Anna, devo raccontarti una cosa divertente che mi è successa stamattina. Ok, sono tutto orecchi. Qual è la storia? Beh, stavo provando questo nuovo spuntino e ne ho dato un grosso boccone senza pensarci davvero. Oh no, cosa è successo? Non dirmi che era troppo piccante o qualcosa del genere. Ah no, non piccante, semplicemente un boccone troppo grande. Me ne sono subito pentito. Oh no, questo è il peggiore. Qual era lo spuntino? Ti immagino che fai fatica a masticare questo enorme boccone. Ah sì, esatto. Era questo cracker croccante con semi che pensavo sarebbe stato uno spuntino carino e leggero. Oh, quelli possono essere ingannevolmente densi. Scommetto che era piuttosto un boccone da provare ad affrontare tutto in una volta. Decisamente. Me lo sono messo in bocca tutto senza tener conto delle dimensioni. Oh, John, sembra doloroso. Come ti sei ripreso? Hai dovuto sputarlo o qualcosa del genere? Bene, all'inizio ho provato a potenziarlo, ma è diventato subito chiaro che non avrebbe funzionato. Posso immaginare.
La lotta deve essere stata reale mentre cercavi di masticarlo. Ah sì, non era un bello spettacolo. Alla fine ho dovuto sputarne discretamente la maggior parte. Oh no, è così imbarazzante. Qualcuno ti ha visto mentre lo facevi? Per fortuna non c'era nessuno ad assistere al mio momento di fallimento legato allo spuntino. Beh, questa è almeno una piccola misericordia, anche se sono sicuro che non sia stata comunque un'esperienza molto piacevole. Affatto. Ho imparato la lezione su come prendere bocconi più piccoli e maneggevoli di snack croccanti. Scommetto. Questo è il genere di cose che ti fanno pensare 2 volte prima di ripetere lo stesso errore. Assolutamente. La prossima volta mi assicurerò di seguire il rito e di assaporare ogni boccone correttamente. Buon piano. Con calma e costanza si vince la gara, soprattutto quando si tratta di prelibatezze. Ah sì, esattamente. Va bene, ho condiviso la mia storia imbarazzante dello spuntino, quindi probabilmente dovrei andare. Oh, grazie per la risata, John. Sono sicuro che siamo stati tutti lì ad un certo punto. Buon proseguimento di giornata. Anche tu, Anna. Ci vediamo dopo. Lezione 6. Collaborazione con la lista della spesa. Ehi Anna, speravo che potessimo unire le nostre idee e stilare una lista della spesa per la settimana. Tempismo perfetto. Stavo solo pensando che dovevo rifornire un po' di cose essenziali nel frigorifero e nella dispensa. Le grandi menti pensano allo stesso modo. Va bene, iniziamo a fare una lista. Di quali articoli sai di aver bisogno fin dall'inizio? Beh, sono decisamente a corto di prodotti freschi, cose come spinaci, pomodori e carote. Capito? Li aggiungeremo alla lista. E gli alimenti proteici? Abbiamo bisogno di pollo, pesce o uova. Buona chiamata. Penso che stiamo ancora andando bene con il pollo, ma ci farebbero comodo un paio di filetti di salmone. Ok, salmone, controlla. E che dire delle uova? Ne abbiamo abbastanza per la settimana. Direi che probabilmente stiamo finendo anche le uova. Forse una dozzina per ricostituire la scorta. Suona bene. Va bene, cos'altro? Ci sono prodotti da forno o da dispensa che stiamo esaurendo. Vediamo. Probabilmente la farina, lo zucchero e l'olio d'oliva stanno finendo nella dispensa. Per effetto, li aggiungeremo. C'è qualcos'altro che ti viene in mente a priori? E probabilmente dovremmo prendere anche del pane e dei cracker. Eccellente, mi assicurerò di annotarlo. Qualcos'altro che ti viene in mente prima di andare al negozio? Penso che copra gli elementi essenziali principali. Avevi in mente qualcosa di specifico di cui avevi bisogno? Non che mi venga in mente di colpo. Sono soddisfatto della lista che abbiamo compilato finora. Va bene, allora direi che è tutto a posto. Usciamo e affrontiamo la corsa alla spesa. Mi sembra una buona idea. È il momento perfetto per rifornire il frigorifero e la dispensa. Facciamolo. Eccellente! Andiamo. Sono pronto a spuntare tutto dalla lista. Fammi strada, Anna. Sarà un viaggio produttivo al negozio. Assolutamente.
Il lavoro di squadra fa avverare i sogni quando si tratta di fare la spesa. Hai capito bene. Va bene, andiamo. Lezione 7. Esplorazione di Pine Ridge. Ehi Anna, stavo leggendo di questo fantastico parco nazionale chiamato Pine Ridge che penso ti piacerebbe. Oh, non ne avevo mai sentito parlare prima. Cosa lo rende così speciale? Beh, da quello che ho capito, è un po' più fuori mano e meno affollato di alcuni dei parchi più grandi e popolari. Interessante, sembra proprio il mio genere. A volte mi piace allontanarmi dalle trappole per turisti. Esattamente. L'articolo diceva che c'era un'atmosfera davvero serena e pacifica. Scenario naturale spettacolare senza folle enormi. Sembra assolutamente meraviglioso. Che tipo di paesaggi e attività offre Pine Ridge? Bene, è noto per il suo terreno accidentato e boscoso e le imponenti formazioni rocciose. A quanto pare ci sono alcuni fantastici sentieri escursionistici da esplorare. Sembra proprio il mio genere. Adoro uscire nella natura e fare escursioni panoramiche. Pensavo che avresti potuto. E l'articolo menzionava che ci sono anche alcuni laghi e corsi d'acqua belli e meno affollati da scoprire. Ancora meglio. Potrei fare una bella e rilassante giornata di escursioni e poi rinfrescarmi in uno di quei laghi tranquilli. Decisamente. Sembra il posto perfetto per fuggire per un po' dal trambusto. Assolutamente. È lontano da dove viviamo o è un parco nazionale relativamente accessibile? Bella domanda. Da quello che ho capito è un po' fuori mano, ma comunque a una distanza ragionevole in auto. Buono a sapersi. Sarebbe bello fare una vacanza nella natura non troppo lontana. Esattamente. Penso che potrebbe essere una gita di un giorno o un'escursione del fine settimana davvero piacevole e rigenerante. Sono venduto. Dovremmo assolutamente prendere in considerazione la possibilità di programmare presto una visita a Pine Ridge. Perfetto, speravo fossi interessato. Farò qualche ricerca in più e potremo iniziare a pianificare un itinerario. Sembra meraviglioso, John. Sto già immaginando i paesaggi sereni e mi sento avvilito. Lo stesso qui. Va bene, approfondirò i dettagli e ti ricontatterò. Sarà una grande avventura. Non vedo l'ora. Grazie per l'ottima raccomandazione, John. Goditi il resto della giornata. Anche tu, Anna. Parleremo presto con te del nostro viaggio a Pine Ridge. Lezione 8. Collaborazione in classe in palestra. Ehi Anna, mi chiedevo se ti andrebbe di fare una sessione di allenamento veloce in palestra. Sembra fantastico. Stavo solo pensando che dovrei fare una bella sessione di allenamento per la forza. Perfetto, avevo la sensazione che potessi interessarti. Hanno dei manubri e una panca sistemata nell'angolo. Fantastico, funzionerà perfettamente. Con quelli possiamo fare alcuni esercizi di base per l'allenamento della forza. È esattamente quello che stavo pensando. Vuoi iniziare con alcune presse sopra la testa e riccioli per bicipiti? Sicuramente, queste sono alcune delle mie mosse preferite. Sembra un ottimo modo per far lavorare i muscoli. Concordato.
e possiamo anche mescolarlo con alcuni squat e affondi per colpire la parte inferiore del corpo. Lo adoro. Ok, facciamolo. Sono entusiasta di fare una bella sudata. Anche io. Va bene, andiamo avanti e iniziamo. Sarà un ottimo allenamento. Assolutamente. Mi sento carico e pronto a mettermi al lavoro. Fai strada, John. Hai capito? Sarà una buona notizia. Posso già sentire l'energia che cresce. Lo stesso qui. Va bene. Facciamolo. È ora di rimetterci in forma. Questo è lo spirito. Ok, io prendo i pesi, tu prendi la panca. Andiamo a cercarlo. Suona bene. Mi riscalderò mentre tu ti prepari. Sarà divertente. Sono d'accordo. Va bene, sono pronto. Ogni volta che lo sei tuffiamoci. Perfetto. Ok. Eccoci qua. È ora di far lavorare quei muscoli. Hai capito? Va bene, ancora una ripetizione e il gioco è fatto. Bel lavoro, Anna. Grazie. Anche tu. Wow, lo sento già. Pronti per il prossimo set? Assolutamente. Manteniamo lo slancio. Sarà un ottimo allenamento. Lezione 9. Ospitalità in famiglia. Ehi Anna, stavo proprio leggendo di questo fantastico programma di soggiorno in famiglia a cui partecipano alcuni studenti quando studiano all'estero. Oh, sembra interessante. Cos'è esattamente un programma in famiglia? Essenzialmente è dove gli studenti vivono con famiglie ospitanti locali invece che in dormitori o appartamenti. Capisco che deve essere un'esperienza culturale davvero coinvolgente. Vivere direttamente con le famiglie ospitanti. Esattamente. L'articolo afferma che ciò consente agli studenti di integrarsi pienamente nella vita quotidiana e nella routine della famiglia ospitante. Wow, sembra incredibilmente utile per imparare la lingua e i costumi del paese ospitante. Assolutamente. Le famiglie ospitanti hanno il compito di accogliere gli studenti nelle loro case e aiutarli ad adattarsi. È così premuroso. Immagino che fornisca uno scambio culturale molto più autentico di un tipico programma di studio all'estero. Decisamente. L'articolo menzionava che le famiglie ospitanti fanno vivere gli studenti nelle loro case reali, non solo affittando una stanza. È così carino. Deve creare un legame davvero unico tra gli studenti e le loro famiglie ospitanti. Esattamente. Permette agli studenti di sperimentare veramente com'è la vita quotidiana in quel paese o regione. Lo adoro. Sembra un modo davvero arricchente per immergerti in un'altra cultura. Concordato. L'articolo afferma che molti studenti finiscono per stringere rapporti molto stretti con le famiglie ospitanti. È meraviglioso. Deve rendere l'intera esperienza di studio all'estero molto più personale e significativa. Decisamente. Vedo come vivere con una famiglia ospitante migliorerebbe enormemente l'aspetto dell'apprendimento culturale. Assolutamente. È un concetto davvero interessante. Mi chiedo se ci siano opportunità del genere a livello locale che potremmo esaminare.
È un'ottima idea. Dovrò vedere se ci sono programmi simili in famiglia nella nostra zona. Perfetto! Potrebbe essere un modo davvero carino per sperimentare una nuova cultura senza dover viaggiare troppo lontano. Concordato. Farò qualche ricerca e ti farò sapere cosa trovo. Sembra un modo fantastico per imparare. Decisamente. Adesso sono davvero incuriosito dall'idea. Non vedo l'ora di sentire cosa scoprirai. Andrà bene. Va bene, probabilmente dovrei andare, ma è stata una bella conversazione. Assolutamente. Grazie per aver condiviso questo con me, John. Buon proseguimento di giornata. Anche tu, Anna. Ci vediamo dopo. Lezione 10. Pittura ad acquerello per principianti. Ehi, Anna, posso chiederti qualcosa su una cosa? Volevo cimentarmi nella pittura d'acquerello. Oh, è uno sbocco creativo divertente. Sarei felice di condividere alcuni suggerimenti per gli artisti dell'acquerello principianti. Fantastico, sono tutto orecchie. Sono stato davvero incuriosito dal mezzo, ma non sono sicuro da dove cominciare. Ok, la prima cosa che consiglierei è procurarsi un buon set di colori ad acquerello di qualità. I pigmenti fanno una grande differenza. Ah, buono a sapersi. Allora mi assicurerò di investire in alcune vernici di alta qualità. Cos'altro dovrei avere nel mio kit di strumenti per principianti? Avrai bisogno anche di una bella carta da acquerello. Deve essere in grado di sopportare l'acqua senza deformarsi o strapparsi. E alcuni buoni pennelli di varie dimensioni. Ok, ha senso. Dovrò fare qualche ricerca sui tipi di carta e pennelli consigliati per l'acquerello. Decisamente. E non dimenticare una tavolozza per mescolare i colori, un contenitore per l'acqua e i tovaglioli di carta per asciugare. Capito, bella chiamata. Immagino che ci sia anche un po' di curva di apprendimento in termini di tecnica, giusto? Assolutamente. L'acquerello consiste nel capire come interagiscono la vernice e l'acqua. Inizia con forme e sfumature semplici per farti un'idea. HNN sembra complicato. Qualche consiglio specifico per imparare a usare la tecnica dell'acquerello? Bene, una cosa importante è lavorare con molta acqua e lasciare scorrere la vernice. Non cercare di controllarlo eccessivamente. Abbraccia la natura organica e imprevedibile. Ok, è un buon consiglio. All'inizio dovrò semplicemente sperimentare e giocarci. Esattamente. E non scoraggiarti se i tuoi primi tentativi non vanno come avevi previsto. L'acquerello è una questione di pratica e pazienza. Buon punto. Lo terrò a mente. Questo è stato davvero utile, Anna. Sono entusiasta di provare l'acquerello. Sono felice di aver potuto fornire alcuni suggerimenti utili. Fammi sapere come va una volta iniziato. Mi piacerebbe vedere le tue creazioni ad acquerello. Andrà bene. Grazie ancora per aver dedicato del tempo a parlare di questo. Apprezzo gli approfondimenti. Quando vuoi, John, goditi il processo di apprendimento di una nuova abilità creativa. È così gratificante. Sono sicuro che lo sarà. Va bene, dovrei andare. Ma è stato fantastico. Ci sentiamo più tardi. Lezione 11. Una fuga in spiaggia. Buongiorno, Anna.
Ho qualcosa di emozionante da condividere con te. Dillo, sono tutto orecchie. Beh, stavo organizzando una piccola vacanza al mare e volevo vedere se saresti interessato a unirti a me. Una vacanza al mare? Sembra assolutamente paradisiaco. Dove pensi di andare? Stavo cercando una bella località turistica costiera con spiagge rassolate e tutti i servizi rilassanti. Questa è la mia idea della vacanza perfetta. Rilassarsi sulla spiaggia sembra un sogno diventato realtà. Sono così felice che tu provi lo stesso. Speravo che fossi disponibile per una piccola fuga sulla spiaggia con me. Assolutamente. Quando pensavi di andare? Dovrò liberare i miei impegni. Beh, speravo che potessimo realizzarlo nelle prossime settimane, se per te va bene. Sarebbe meraviglioso. Inizierò subito a guardare il mio calendario. Fantastico. Sto già immaginando che passeggiamo lungo la riva, espirando l'aria salata del mare. E sorseggiando cocktail rinfrescanti mentre guardi il tramonto. Sono così emozionato, John. Lo stesso qui. Questa sarà la piccola vacanza perfetta per ricaricarsi e rilassarsi. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare tutte le attività divertenti che faremo. E anche io. Iniziamo con la prenotazione e la pianificazione dell'itinerario. Assolutamente sì, tuffiamoci subito. Sarà un viaggio fantastico, lo so e basta. Ne sono sicuro. Non vedo davvero l'ora di trascorrere questo ritiro sulla spiaggia con te, Anna. Lezione 12. I computer diventano facili. Ciao Anna, volevo chiederti una cosa. Hai avuto problemi con i computer al lavoro? Computer? Affatto. In realtà li trovo piuttosto semplici da usare. Che tipo di problemi stai riscontrando? Per essere sincero, non sono la persona più esperta di tecnologia. Mi sento sempre un po' intimidito da tutti i pulsanti e le funzionalità. Vedo. Non preoccuparti, John, usare il computer non è così complicato come potrebbe sembrare. Vorrei condividere alcuni suggerimenti. Oh, sarebbe fantastico. Cerco sempre di migliorare le mie competenze informatiche. Ok, la chiave è iniziare dalle basi, concentrati solo sulle funzioni essenziali di cui hai bisogno, come accedere e navigare nei vari programmi. È effettuato l'accesso, capito. Quella parte posso gestirla. Ma allora cosa? Quali sono alcune delle altre cose fondamentali che dovrei sapere? Bene, cose come inviare email, accedere a file e utilizzare software comuni come elaboratori di testi e fogli di calcolo. HMM non sembra poi così male. Penso di poter gestire le attività quotidiane. Assolutamente. E più ti eserciti, più ti sentirai a tuo agio e sicuro di te. Hai ragione. Immagino di aver solo bisogno di tuffarmi e fare esperienza pratica. Esattamente. Non aver paura di sperimentare ed esplorare le diverse funzionalità. I computer non morderanno, lo prometto. Ah, buono a sapersi. Va bene, mi sento ispirato a fare un altro tentativo. Grazie per il discorso d'incoraggiamento, Anna.